Oggi protagonista della mia cucina è la carne di vitello con una ricetta tipica del Piemonte, un grande classico della tradizione italiana, sempre molto apprezzato sulla tavola, il vitello tonnato. Prepariamolo insieme! Iniziamo la preparazione di questa ricetta partendo proprio dalla carne di vitello. Questo è magatello, è un taglio molto tenero preso dalla coscia del vitello e anche cilindrico, come vedete, adatto poi ad essere affettato per il nostro vitello tonnato. Dobbiamo legarlo per mantenerlo in forma durante la cottura. Quindi prendiamo uno spago, lo passiamo sotto alla carne in questo modo. Lo leghiamo prima in questa maniera e poi facciamo la stessa cosa ma lateralmente. In questo caso abbiamo formato la cosiddetta gabbia. Ora formiamo un cappio in questo modo, ci infiliamo dentro la mano, facciamo un paio di giri e passiamo il filo di sotto, tiriamo e facciamo la prima legatura e procedo alla stessa maniera fino a terminare tutto il pezzo di carne. Ora che ho finito lo passo di nuovo sotto il pezzo di carne, taglio il filo e lo lego al pezzettino di filo che avevo lasciato inizialmente. Magatello pronto! Taglio le verdure che mi serviranno per insaporire il brodo di cottura del magatello. Sbuccio la carota e la taglio in pezzettoni. Taglio in pezzettoni anche il sedano e anche la cipolla, ma dopo averla sbucciata. E ora andiamo ai fornelli. Le origini del vitello tonnato affondano nell'area del cuneese, dove era usanza insaporire le carni con salse saporite. In una pentola piuttosto capiente metto l'acqua, il vino bianco, metto la carne in pentola, aggiungo le verdure, uno spicchio d'aglio, 2 foglie d'alloro, un rametto di rosmarino, dei chiodi di garofano e del pepe misto in grani. E in ultimo il sale. Accendo il fuoco e a partire dal primo bollore conteremo 60 minuti. Mi raccomando, tenete il fuoco al minimo. Non appena la nostra carne comincerà a bollire, probabilmente in superficie si formerà della schiuma che va eliminata con un cucchiaio. Quindi schiumiamo fino a che la schiuma non si formerà più. Ed ecco come si presenterà il vostro magatello dopo un'ora di cottura. Fatelo raffreddare completamente, coperto con un coperchio in modo che la carne non annerisca. Ora ci dedichiamo a preparare la salsa di accompagnamento del vitello tonnato. Qui ho 4 uova sode che sbuccio. Frulliamo tutti questi ingredienti in un piccolo cutter. Taglio le uova a pezzetti. Aggiungo il tonno sott'olio. E a tal proposito dovete sapere che le prime attestazioni di vitello tonné risalgono addirittura al 700, ma nella ricetta dell'epoca manca proprio il tonno, aggiunto solo successivamente. Tonné infatti deriva dal francese tanné, ossia conciato. È il momento dei capperi e dei filetti di acciuga sott'olio. Le acciughe, ingrediente presente nella salsa tonnata, erano molto diffuse anche tra i contadini, tanto che alcuni documenti testimoniano la loro presenza già nel 600. E ora aggiungiamo un po' di brodo della cottura del vitello, che servirà per rendere più cremosa la nostra salsa. E ora frulliamo.
Aggiungiamo ancora un altro po' di brodo perché come vedete la salsa è ancora asciutta. Dobbiamo renderla cremosa. La salsa è pronta. Assaggiamola ed aggiustiamola eventualmente di sale. La carne è fredda, elimino lo spago. Taglio la carne in fettine sottili e l'adagio su un piatto da portata. E adesso mettiamo sulle fettine di vitello la salsa tonnata. E poi terminerò il piatto con dei fiori di cappero che ho tagliato a metà. Nella ricetta originale ci sono i capperi, ma io uso questi perché sono un po' più decorativi e un pochino più delicati. Il vitello tonnato viene di solito preparato per le occasioni speciali, ma io l'ho sempre preparato anche il resto dell'anno perché si gusta freddo ed è molto comodo. Meglio di così? Che dite, andiamo a tavola?